La vita è una tragedia in primo piano, ma una commedia in campo lungo. La rimonta che parte da più lontano di molte altre. E partire da lontano è un concetto che in questo video verrà analizzato con molte sfaccettature. Tutti quelli che hanno già sentito parlare o visto un video della Jalapa su questa impresa si sono messi a ridere, io per primo, capendo quanto fosse assurdo quello che è successo. Ma stavamo guardando da troppo lontano, come il campo lungo citato da Chaplin. Nel momento in cui, informandomi, ho stretto l'inquadratura, l'atmosfera è decisamente cambiata. Ma andiamo per gradi, ricordandovi prima di tutto di cliccare su iscriverti per aiutarmi a non mollare il colpo e continuare con questi video che amo fare, ma per i quali ci vuole davvero molto impegno. Non c'è più da aggiungere altro. Detto questo, cominciamo. Siamo a Salt Lake City, USA, Olimpiadi invernali del 2002, ai quarti di finale dopo il turno di qualificazione nella disciplina dello short track. Che cos'è? Gara di velocità di pattinaggio su ghiaccio su un tracciato più breve di quello regolarmente usato, metà in rettilineo e metà in curva. Così non ci sbagliamo. Dicevamo, siamo ai quarti di finale dei 1000 metri e la batteria è composta dal favorito Antonono, che gioca in casa, il diretto rivale canadese Marc Gagnon, il giapponese Tamura e l'australiano Steven Bradbury, che sulla carta dovrebbe essere l'ultimo, ma non è un novellino e quindi si gioca le sue possibilità. Infatti non parte male, anzi a metà gara si porta anche davanti, ma quando manca un giro alla fine sono gli altri tre a lottare per i primi due posti che portano alle semifinali. All'ultima curva Tamura cade e Ono e Gagnon passano il turno. No, il canadese ha spinto Tamura, è squalificato e il giapponese ripescato. Ma Bradbury è per regolamento secondo dopo la squalifica, visto che ha tagliato il traguardo, quindi passa anche lui. Ma chi cavolo è Steven Bradbury? Partiamo da lontano. Un australiano di Camden del 1973 è introdotto a questo sport dal padre, anche lui pattinatore. La sua nazionale non ha mai vinto una medaglia ed è facile intuire che l'Australia non è il paese ideale per intraprendere uno sport invernale, ma nonostante ciò il ragazzo è affascinato dalla velocità su ghiaccio ed è anche molto bravo. Cresce lui, ma anche tutto il movimento, tanto che nel 1991 vince la medaglia d'oro con i suoi compagni nella staffetta a 5.000 metri ai mondiali. Alle Olimpiadi di Albertville nel 1992 l'attesa per l'Australia è grande. Lui verrà convocato, ma non scenderà mai in pista, mentre i suoi compagni confermeranno i risultati ottenuti alle Olimpiadi fino a quel momento dagli oceanici. Ma gli anni successivi la crescita sia personale che di squadra è esponenziale. Diventa il flash australiano ed è tra i favoriti. Con la staffetta, nel 1994, a Lillehammer, scrivono la storia guadagnandosi la prima storica medaglia australiana a un'Olimpiade invernale. Per il singolo doveva limitarsi a vincere da pronostico, ma venne letteralmente eliminato dagli avversari che poi vennero squalificati, ma senza dare a Bradbury la possibilità di proseguire la competizione. Bisognava puntare alle prossime, ma poi arriva a Montreal, che inizia ad allontanare la rimonta nella nostra storia, che a proposito avevamo lasciato in semifinale. Semifinale a 5, con il canadese Turcotte e il cinese Lee favoriti, il giapponese Terao, il coreano Kim e ovviamente il nostro Bradbury, che sa benissimo che sarà probabilmente la sua ultima gara, ma ormai è lì. In effetti parte già male, ultimo e tale rimane per tutta la gara. Al penultimo giro Turcotte passa Lee ed è davanti. A metà dell'ultimo giro cade Kim e rimangono in 4. Prima di tagliare il traguardo, incredibile ma vero, i primi due si ostacolano e vince il giapponese Terao, con dietro Steven Bradbury che strappa il secondo pass per la finale. Però i giudici riguardano le fasi di gara e cambiano il risultato. Terao squalificato per aver spinto e vengono ripescati sia Lee che Turcotte, che erano i danneggiati. Primo della semifinale è Bradbury, che è semplicemente arrivato al traguardo. Lui ride come ridiamo noi. Si è, o gli hanno, sarebbe meglio dire, regalato una finale inaspettata. La sua Olimpiade l'ha già vinta, soprattutto se pensa agli ultimi anni.
Un pensiero che ci fa tornare a quel 1994, quando, appena finite le Olimpiadi, c'era da affrontare la Coppa del Mondo a Montréal. Una buona occasione per riscattare subito la delusione della prova individuale di Lillehammer, ma in una gara preliminare cade direttamente sul pattino dell'italiano Mirko Wühlermin. Arteria femorale recisa, i muscoli quadricipiti affettati e 4 litri di sangue persi. Ci vorranno 111 punti per chiudere la ferita e salvargli la vita. Il dolore è stato enorme e la carriera sembra compromessa. Mi ricordo di essere lì, tra il ghiaccio e le barriere, dopo essere caduto e pensare: la vita è ingiusta. Sembra compromessa, perché questo ragazzo ha una forza dentro che tira fuori proprio in questo momento. Ricomincia presto ad allenarsi, perché lui vuole quella medaglia che qualcuno o qualcosa non gli vuole far prendere. E le cose vanno per il verso giusto. Negli anni i muscoli si riprendono bene. Lui torna ad allenarsi allo stesso ritmo di prima. L'obiettivo sono le Olimpiadi di Salt Lake City del 2002, ma prima viene l'anno 2000. In ottobre, durante un allenamento, un suo compagno cade davanti a lui. Steven d'istinto fa quello che, a quella velocità sui pattini, non si dovrebbe fare. Salta. Molto probabilmente il pensiero di quello che era successo a lui è la prima cosa che gli arriva e non vuole essere il colpevole della sua stessa sofferenza per qualcun altro. Purtroppo questo istinto di conservazione altrui è deleterio. Cade dopo il salto contro le barriere con un piegamento del collo innaturale, frattura delle vertebre C3 e C4. Gli viene impiantato un supporto halo, perni avvitati nel cranio, bulloni e placche nella schiena e nel petto per la stabilizzazione della colonna vertebrale e, in parole povere, per evitare la morte. La diagnosi fu carriera finita. Qualsiasi caduta avrebbe per sempre compromesso la sua vita. Sappiamo già che non è andata così, dobbiamo ancora vedere la finale di 2 anni dopo, ma qualsiasi cosa accadrà non potrà essere più incredibile di quello che ha fatto per arrivarci. L'unico che ascolta è il suo istinto, che gli dice che non può finire così. Torna ad allenarsi, anche se sa che non potrà essere mai più a livello di prima. Ma è una questione di principio, parteciperà alle Olimpiadi e finirà la carriera tagliando un traguardo e non sul lettino di ospedale. A Salt Lake City potrà finire la carriera, ma con serenità. Quello che non aveva previsto è che la sua ultima gara sarebbe stata la finale. I migliori 4 del mondo, più Bradbury, sono sulla linea di partenza per giocarsi la medaglia d'oro. Come previsto, pochi metri ed è già in ritardo per distacco. Passiamo a 2 giri dalla fine, dove la lotta davanti ormai è al culmine, USA e Cina davanti a tutti. Ma si inseriscono anche Giappone e Canada all'ultima curva. Taglia il traguardo per primo? Australia. L'atmosfera è surreale, dagli spalti i fischi per una vittoria immeritata. Bradbury ride ancora, ma un po' meno, perché sa che non ha messo niente di suo per meritarsi questa storica medaglia. Esulta, ma praticamente scappa negli spogliatoi, dove istintivamente ha amareggiato, per un oro che avrebbe voluto conquistarsi in maniera diversa. Ma poi guarda lontano, inquadrando in campo lungo, e il sorriso torna pieno. Accetto questa medaglia d'oro, non per i 90 secondi della gara, ma per i 14 anni di duro lavoro. In Australia gli dedicheranno un francobollo e il suo nome entrerà nel dizionario australiano con un modo di dire, Do a Bradbury, cioè un trionfo inaspettato in un evento sportivo. Da quel video della Jalapas, dove pensavo di aver visto la storia di un buffone fortunato, ora vedo un uomo fortunato grazie al suo amore per la vita, che ha rischiato di perderla più volte senza mai esternare con lamentele il suo dolore, e vivendosi i momenti bui pensando sempre in positivo, maniera che credeva, e così è stato, lo avrebbe fatto risorgere, o meglio, come nel nostro caso, rimontare.